La Juventus perde 3-0 in casa della Fiorentina al Franchi. Juventus che arriva da 2 sconfitte di fila, 7 gol subiti, 0 gol fatti. Io sinceramente non mi ricordo quando è stata l'ultima volta che una cosa del genere sia successa e in questo momento mi interessa anche molto poco. Però, prima di iniziare a parlare della partita e di quello che sta succedendo in casa Juventus, vi dico: iscrivetevi al canale, a voi non costa nulla, ma a me aiuta tantissimo. Lasciate un mi piace e mi raccomando, lasciate un commento perché, come vi dico sempre, io vivo negli Stati Uniti e ho veramente poche opportunità di confrontarmi, di parlare di calcio italiano e quindi mi interessano le vostre opinioni. Allora, oggi non mi sono scritto assolutamente nulla, anche perché dopo una partita del genere, l'ennesima sconfitta, credo che parlare della partita in sé e dei dettagli conti veramente poco. Però cercherò di condividere con voi le mie opinioni e inizierò, togliendomi un po' un sassolino da una scarpa. Ci tengo, ogni tanto lo dico che mi devo togliere i sassolini, però probabilmente ne ho parecchi. Il primo è sugli ex allenatori. Io sono stufo di andare in altri, canali YouTube, di seguire, dirette Twitch, eccetera, e di vedere che la gente continua a menzionare ex allenatori. Quando c'era Allegri, quando c'era Lippi, quando c'era Trapattoni, quando c'era Zaccheroni, quando c'era Capello, quando c'era non conta nulla. Adesso c'è Thiago Motta e vi aggiungo anche di più. Tutti quelli che voi a cui voi mancano, che continuate a tessere le lodi, eccetera, vi porto le brutte notizie. Gli allenatori sono sotto contratto, un contratto inizia e finisce e quando il contratto finisce l'allenatore va a allenare da un'altra parte e tifa per la squadra che sta allenando. Finisce tutto lì. Stessa cosa con i calciatori hanno contratti che iniziano, finisce, quindi quando il calciatore va a giocare per un'altra squadra tifa ed è, una full immersion nella squadra nuova. Gli unici calciatori che voi dovete tifare sono le bandiere, gli Alessandro Del Piero che quando erano alla Juventus hanno firmato contratti in bianco pur di rimanere con la loro casacca, la casacca della vita, la Juventus. Di questi ce ne sono pochi, si contano sulle dita probabilmente di 2 mani. Quindi basta parlare del passato, andate a buttare le energie dove conta che è sul presente, anche perché fare paragoni su un Thiago Motta quest'anno che è deficitario e un Allegri l'anno scorso che è deficitario, non mi menzionate la Coppa Italia. La Coppa Italia è come la coppa del nonno che mangiavamo negli anni '90, okay, per piacere. Sì, certo, meglio che non vincere nulla, ma se a voi va bene così e pensate di osannare uno perché ha vinto nella fase 2 e non continuate a dire: ma quello che ha fatto prima è il passato. Il passato più, ehm, quello di poco tempo fa è il 3 anni di nulla. Fine. Allegri grande allenatore, basta, toglietevelo dalla mente. Allora andiamo avanti. Parto con Thiago Motta. Io ero, e sono sempre onesto, e su questo canale lo sarò sempre, uno di quelli che quando c'è stato il cambio di Allegri, a quel punto lì volevo un allenatore nuovo, qualcosa di nuovo e non mi aspettavo un giochista, mi aspettavo qualcuno da Juventus che avesse una squadra, desse solidità alla squadra e avesse un'idea di costruzione e di solidità, che è Thiago Motta. Thiago Motta non è mai stato un giochista. Guardatevi il Bologna dell'anno scorso, non è un giochista. Solidità, pochi gol subiti e neanche tanti gol fatti, tra parentesi, però difesa molto solida. Allora, arriva Thiago Motta, io ero molto soddisfatto. Però cosa succede? Beh, Thiago Motta arriva e secondo me fa un errore dietro l'altro. Primo errore di Thiago Motta: non si può essere così fissati su un modulo e su certi giocatori. Basta. Thiago Motta è chiaro che abbia avuto problemi su problemi in spogliatoio. Io queste sono congetture mia, ma questo è quello che vedo. Ci sono problemi nello spogliatoio. Thiago Motta, avendo dato quella diciamo fascia di capitano itinerante, avendo tirato giocatori fuori dal campo dopo che facevano 2, 3 partite consecutive buone come Gatti, nel momento di ottobre, eccetera, che è stato tirato fuori e, non avendo dato continuità, ha creato un sacco di problemi. E poi questo focalizzarsi su questa formazione, su questo modulo che è la Juventus con questi calciatori non sta funzionando. Il modulo si può cambiare, si può anche giocare a 2 punte, soprattutto adesso che ce le hai, forse sarebbe anche meglio dare delle opzioni alla squadra. Quindi un Thiago Motta troppo integralista, un Thiago Motta che ha anche avuto problemi incredibili di comunicazione, sì era un po' migliorato nell'ultimo periodo, però solo dopo alcune vittorie, poi è tornato a fare la comunicazione precedente che alla Juventus non si può avere, perché ci vuole una comunicazione più aperta e più onesta anche con i giornalisti, altrimenti perché fare le conferenze stampa mi chiedo io. Un Thiago Motta anche forse ha pagato il suo ego. Un ego da calciatore, ex calciatore troppo giovane, ancora
nei primi anni 40, 42, 43 anni, quindi molto giovane, a cui manca secondo me un po' di comprensione di cosa voglia dire allenare una squadra come la Juventus, che ha un seguito così grosso, una pressione così grossa, ma soprattutto ha degli obiettivi molto importanti e secondo me Thiago Motta è arrivato qua con l'idea che lui fosse già all'altezza di fare quello e non ha voluto mettersi sotto a lavorare e imparare ed è quello che avrebbe voluto fare. Subito dopo secondo me arriva Giuntoli. Giuntoli è un qualcosa di molto deficitario alla Juve in questo momento perché la scelta dell'allenatore è stata sua e secondo me durante questa stagione doveva affiancare la squadra molto più spesso. Non lo ha fatto e capisco, Giuntoli ha non solo un ruolo, ma ruoli molteplici alla Juventus, avrebbe dovuto assumere qualcuno che andasse a fare da collante tra la società, e lo dico spesso, e l'allenatore, e una figura che fosse di DNA Juventus, che potesse riportare quel cuore, anima, voglia di vincere, quella forza, quel carattere che alla Juventus sta mancando. Poi arriviamo ai giocatori. Beh, giocatori hanno oggi penso, nella partita di oggi, si è visto un limite incredibile mentale, fisico, ma anche proprio di cuore e di anima dei giocatori. I giocatori non sono più quelli di 15, 20 anni fa che avevano attaccamento alla maglia. Del Piero lo dice chiaramente, cioè io non posso vedere che uno ti tira i cazzotti e tu non hai neanche l'orgoglio di rialzarti e di rispondere. Cioè, indipendentemente dall'allenatore che sia in questo momento completamente in balia degli eventi, sostituisce 3 difensori sul 3-0, mi sembra follia. Quindi lui è in balia degli eventi, però i calciatori non rispondono neanche sul campo. Cioè io ho giocato a pallone, se prendevo 3 sberle iniziavo veramente a tirar fuori le scatole, qualche partita la riprendevo anche semplicemente di nervi. Queste ormai le partite le perdi, prendi un gol e sei in balia dell'avversario. I calciatori non danno la risposta sul campo, i calciatori stanno comunque secondo me aspettando che ci sia un cambiamento dall'alto, però mi sembra veramente che questo non sia qualcosa di accettabile in una società come la Juventus. Il problema che aggiungo, e mi cerco di andare verso la fine perché non voglio parlare, potrei star qua per 2 ore, però anche un altro, bisogna farsi delle domande. Cioè questa è una situazione dove è come se ci fosse dalla testa alla coda, tutto va cambiato. Non voglio dire bisogna buttare tutto nel cassonetto e per me un po' Motta si può anche tenere con le se però c'è veramente un cambio all'interno della società. Cioè com'è possibile che questi acquisti siano tutti errati? Cioè ogni calciatore che arriva nella Juventus mi sembra come i calciatori comprati dal Manchester United. Finisce in questo vortice nero dove tutti scompaiono. Allora, Cobb Miners, uno dei migliori centrocampisti della Serie A, scomparso. Douglas Luiz, uno dei migliori centrocampisti della Premier League, scomparso. È arrivato Nico Gonzalez, un buon giocatore per la Serie A che segnava sempre più di 10 gol, scomparso. È arrivato comunque scommesse come Chico Conceição, arriva dentro, ormai nelle ultime prestazioni, anche lui difficilmente guardabile. Cioè tutti quelli che arrivano qua fanno male ed è così da anni. È da 5 anni che continua così. Quindi il cambiamento bisogna analizzare, non si può semplicemente dire tu fuori, cambiamo, cambiamo. Anche perché vi dico questa, adesso voi volete un traghettatore. Beh, allora chi c'è disponibile? E voi credete che gli allenatori buoni adesso siano disponibili? Non lo sono. Adesso cambiare allenatore non ha più senso, bisognava farlo o prima delle vacanze di Natale o ad oggi è troppo tardi, perché ad oggi allenatori credibili fuori non ce ne sono. Quindi l'unica soluzione sarebbe un traghettatore in casa, cioè traghettatore parlo in casa, mettere qualcuno sotto contratto ad oggi è follia. A questo punto arrivi a fine anno poi decidi con tranquillità, bocce ferme, ti siedi, prendi qualcuno che sia in grado di iniziare un nuovo progetto. Se questo progetto è fallito, benissimo, mi va benissimo, però iniziamo qualcuno che sia in grado di iniziare un nuovo progetto. Però mi raccomando, se prendiamo qualcuno di nuovo, non ci illudiamo che cambiare allenatore risolvi i problemi della Juventus, perché i problemi della Juventus da 5 anni a questa parte sono sempre gli stessi e sono del fatto che manca una proprietà che si possa chiamare tale, ma manca anche un ambiente proprio Juventus in cui quando si va a giocare ci sia anche la voglia di divertirsi e di vincere le partite. Non dico neanche giocando bene, ma questo è uno sport, è uno spettacolo che deve portare anche divertimento alla gente che ne parla, alla gente che ci gioca, agli allenatori e ai calciatori. Io vedo comunque dall'allenatore ai calciatori gente che va a giocare la domenica come se fosse uno sforzo. Io non lo so, secondo me bisogna anche riportare un po' di quella gioia di essere juventini, di indossare una maglia a strisce, di indossare l'unica maglia in Italia che ha 3 stelle, una maglia che ha questa storicità. Io credo che sia importante veramente fare un passo indietro e capire che i cambiamenti andranno fatti, però ricordatevi
che l'allenatore non è l'unico male, pensare al passato non fa bene e da oggi in poi l'unica cosa da fare è rimboccarsi le maniche, okay, e iniziare a capire che giocare per la Juventus e tifare questi colori non è solamente non è un obbligo, anzi è un qualcosa di cui bisogna essere fieri ed è una delle opportunità più grosse che ci siano nella vita di un calciatore, di un allenatore ed esserne tifosi vuol dire che in questi momenti di grande difficoltà, a testa bassa, bisogna andare sempre avanti e sempre con la squadra. Un abbraccio, forza Juve, sempre.